Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, come sempre sono molto contenta di essere qui a ConsulenTia, di essere con voi. Vi presento subito i relatori e poi introduciamo un po' il tema di estrema attualità di questa tavola rotonda, perché ancora una volta cerca di conciliare quelle che sono in questo momento le richieste dei risparmiatori, quindi risparmiatori in preda al panico da volatilità. Ma è davvero così? Come si fa a rassicurare i risparmiatori e allo stesso tempo a dare una sorta di performance in più, dare una sorta di rendimento? Esamineremo diversi prodotti e soprattutto ci porremo una domanda: ha ancora senso il multi-asset? È troppo tardi per scegliere questo come strategia? Vi presento subito i relatori, chi ci farà compagnia. Do il ben arrivato Maya Bandari, gestore, Director Multi-Asset Allocation di Columbia Threadneedle. Prego. Ben arrivata. Si accomodi pure qui. José Blanco, Managing Director, Credit Suisse International Wealth Management. Ben arrivato, la facciamo stare in centro. E ancora con noi Nevia Gregorini, responsabile prodotti quotati BNP Paribas. Ben arrivata. Grazie. Allora, prima di cominciare con le domande, prima di presentarli, io vi ricordo un numero di telefono, annotatelo pure, perché al termine della tavola rotonda riserveremo 10 minuti per le vostre domande. Potete quindi, sulla base di quello che vi hanno detto, intervenire con loro, oppure se avete domande ovviamente inerenti al tema. Vi do subito il numero di telefono: 338 59 67 780. Questo dunque è il numero di telefono e io vi presento subito loro. Dicevamo Maya Bandari, gestore Director Multi-Asset Allocation di Columbia Threadneedle. Prima della tavola rotonda io ho parlato con Bandari che in sostanza mi ha detto, cioè, è un momento complicato perché il risparmiatore continua a fare sempre riferimento alla cedola, quindi la richiesta continua ad essere quella della cedola, ma in un momento come questo, con i tassi bassi, eccetera, diventa sempre più difficile per il gestore riuscire a spuntare qualcosa in più, riuscire a costruire qualcosa di diverso. Allora, in un momento come questo la propensione al rischio continua a ridursi per il risparmiatore italiano. Come si fa un po' a conciliare la vostra strategia quando il risparmiatore chiede la cedola con quelle che sono poi le sue paure? Thank you. Well, I mean, as you say, I mean, for the Global Multi-Asset Income Fund is aiming for a 5% level of income. And if I may just explain a little bit about how we achieve this. So we achieve this 5% income by investing in fixed income and in equities. Between 40 and 60% of the fund. Now, Toby Nangle and myself, we manage the fund. We do the sort of top-down selection, if you like. So we will allocate between high-yield bonds, in this case, European high-yield bonds, and global equity income. So at the moment, we have about 52% in global equity income and about 43% in European high yield. But the individual security selection... Mi scusi Bandari, sorry, quando avete cambiato? Sorry. When you changed your strategy, your asset allocation? When did we change our asset allocation? Okay. Yes. So essentially in December, we took advantage of some of the weakness in markets to add into our European high yield position. So far in January, we've been building up our equity piece to about 52% of the fund, as I mentioned. But the individual security selection within these two sleeves is left to our fund managers in European high yield and in global equity income that have many years of disciplined investments processes and strong track records.
And I just to flag up a few things, so for example, with global equity income, it's not just the income that we're after. There are three criteria. So you need to have income of above 3%, clearly, as it's an income fund. But you also need to have growth of 5% or more in earnings. And you need to have sustainability. So you need to have low leverage and low gearing. Similarly, in the equities, in the high yield space, we tend to be quite conservative with our exposure to the very high yielding, lower quality credits. So really what you get with this combination, if you like, is quality income, and that's what I would like to emphasize. We also, as part of this strategy, run a covered call overlay, where essentially we sell short-dated options, call options, to harvest some premium. This has done us quite well. It's added about 40 basis points to performance over the last year or so. And if there's one point I leave you with today, it is that this fund has really been set up to take advantage of volatile market conditions. I mean, it is a fund designed for volatility. Thank you. Poi entreremo in dettaglio perché ci spiegherà proprio come è cambiata in sostanza la sua strategia. Blanco, ma in un momento come questo, quindi innanzitutto le chiedo, perché in sala si continua un po' a dire tutto il contrario di tutto, è l'inizio della correzione, è stato detto, siamo quasi alla soglia di quello che è successo nel 2008, stiamo tornando indietro di quasi 7 anni, altri dicono ma dopo un 2015 che ha regalato queste performance è certo che potevamo vedere quello che sta accadendo, magari non ci aspettavamo delle vendite così violente subito concentrate nel primo mese dell'anno, ma era inevitabile che prima o poi il cosiddetto sciacquone sarebbe arrivato. Le chiedo, Blanco, alla luce quindi di quello che sta succedendo, l'asset allocation strategic tradizionale è sempre valida? Ma io penso che tra tutte le strategie sia una di quelle che sono valide veramente sempre. Mi scusi, perché in un momento come questo la prima tentazione è cambio qualcosa, devo cambiare portafoglio, devo cambiare strategia, quello è il rischio più grande. La domanda seguente è cosa? Perché il problema è che sicuramente la tentazione è quella di cercare di anticipare il mercato, la realtà è che è molto difficile, quindi bisogna avere qualcosa di solido, che abbia una base, che sia in grado di generare rendimento, e la cosa più sicura per fare questo è avere una strategia che abbia un fondamento costante e poi costruire su questo. Quindi, per esempio, il nostro portafoglio reddito ha una base che è direzionale e che quindi è soggetta alle volatilità che i mercati, però è direzionale ma è diversificata, quindi è ammortizzata rispetto a certi elementi. E poi si può cominciare a giocare il mercato, perché volatilità non è solamente rischio ma sono anche opportunità. Se i mercati non fossero volatili non potremmo neanche cercare di aggiungere valore, perché tutti saremmo d'accordo e quindi non c'è gioco, insomma. Quindi io penso che come posizione core un portafoglio di questo tipo dovrebbe esserci praticamente in ogni deposito. Poi si può giocare, in parte lo fanno già questi portafogli, per esempio nel nostro fondo abbiamo delle posizioni che sono temporaneamente sovrapponderate, sottoponderate a livello di classi. A questo punto facciamo un po' fatica a trovare i segnali per decidere se vogliamo essere più sull'azionario o sull'obbligazionario, però troviamo segnali forti che ci indicano per esempio di voler essere investiti contro tendenza, per esempio nell'azionario eurozona piuttosto che nell'azionario americano. Quindi ci sono sempre opportunità, e il vantaggio di questi fondi è che danno una partecipazione a quello che è il premio di rischio, cosa che invece in strategie che sono molto libere viene a mancare, dove sostanzialmente ci si deve basare solamente sulla capacità del gestore di trovare queste opportunità e usarle al modo giusto. Quindi, a mio modo di vedere, qualunque deposito dovrebbe avere intanto una strategia di questo tipo come base, e poi si può giocare, per esempio un'alternativa tipo hedge fund. Lei dice, se non c'è la base non c'è poi neanche la flessibilità di poter variare. Da una certa è come avere una specie di salario di base, insomma, che dà anche la possibilità poi di continuare e prendere qualche rischio un po' più specifico, no? Perché se non riesco a generare un reddito nel tempo, e bisogna anche ricordarsi che i mercati non sono continui, i mercati tendono a essere piuttosto violenti quando correggono, ma soprattutto quando si riprendono, quindi mancare
sul mercato un qualche giorno dopo una correzione può essere estremamente costoso in termini di costi a lungo termine. Quindi questo tipo di strutture danno la possibilità di partecipare, di non mancare e di avere allo stesso tempo qualcosa che è diversificato, quindi che ammortizza anche il rischio a breve che si può avere in situazioni come quella attuale. Cominciano ad arrivare i vostri messaggi, mandateli pure quindi fin da adesso perché alcuni stanno già arrivando e poi man mano glieli giro. Gregorini, allora facciamo un passo un po' laterale perché il titolo di questa tavola rotonda era considerare delle diverse asset class, dei diversi strumenti alla ricerca di un rendimento maggiore laddove i risparmiatori chiedono però prudenza. Nel caso specifico di BNP Paribas, e lei è qui per questo, per parlarci dei cosiddetti certificates. Perché scegliere un certificate oggi che la caratteristica principale, lo sappiamo tutti, è che hanno una gestione, sono caratterizzati in una gestione passiva con protezione, quindi si differenziano estremamente dai fondi, da altri prodotti che invece prevedono una gestione attiva? Sì, assolutamente. Allora, a mio parere, un promotore finanziario dovrebbe affiancare i certificates ai fondi all'interno di un portafoglio. Hanno un utilizzo diverso, nel senso che appunto, dicevamo, sono prodotti passivi, quindi non c'è un gestore attivo che, tutti i giorni fa le strategie di cui ci hanno parlato i colleghi, ma invece, fin dall'inizio ci sono delle chiare, io le chiamo regole del gioco, per cui dal momento dell'emissione ci sono sostanzialmente, c'è una formula, per questo si chiama prodotto passivo, perché dall'emissione è chiaro come performerà il certificate a seconda dei vari scenari di mercato, quindi a seconda di quello che farà l'indice o l'azione sottostante. In questo momento, in questo contesto, con una contrazione di rendimenti obbligazionari forse mai vista prima, parliamo di un BTP decennale all'1,4%, con un mercato azionario che ha avuto una correzione delle più violente, da inizio anno siamo credo a meno 16, meno 17% sul FTSE MIB, con una volatilità che sta rialzando la testa, il certificate è uno strumento da conoscere, da valutare e da inserire nei portafogli in questo momento. Quello che ci chiedono di più le reti, i promotori finanziari in questo momento è la protezione del capitale. Chiedono dei certificate magari che abbiano delle potenzialità di rendimento con un cap, quindi con un tetto massimo, ma con delle protezioni estremamente elevate. E questo i certificate riescono a farlo, perché se devo citare una caratteristica che li contraddistingue è proprio la flessibilità. I certificate sono combinazioni di derivati, io li chiamo derivati buoni perché consentono appunto di avere queste protezioni. Anche perché quando sentiamo parlare di derivati saltiamo un po' tutti sulla sedia. Sì, sì. È un po' come internet, no? Nel senso non è né buono né cattivo, dipende da come lo usi. Anche le strategie di cui parlavano i colleghi utilizzano derivati. I derivati possono essere estremamente utili all'interno di un portafoglio. Ecco, i certificate sono proprio derivati caratterizzati e questa caratteristica consente di strutturarne in maniera molto veloce per le diverse tipologie di mercati. Quindi non esiste il certificate che vada bene per tutte le stagioni, bisogna scegliere quello che è adatto in un certo contesto, però sicuramente dato un certo contesto ribassista, rialzista o mercati laterali, esiste certamente il certificate che consente di trarne maggiore vantaggio. L'altra caratteristica di flessibilità è data dal time to market. Il time to market di un certificate è estremamente veloce. Questo consente di cogliere un trend molto velocemente. Dall'idea della nostra strutturazione al lancio del mercato passa una settimana, 10 giorni. Questo è sicuramente un vantaggio competitivo. Sempre parlando di flessibilità, si parla anche di flessibilità del su misura. Sono pochi i prodotti che possono essere confezionati sulle esigenze di un singolo cliente. Ecco, i certificate questa possibilità danno, a partire da sicuramente cifre importanti, però parliamo di $500,000, $1 milione, è possibile confezionare un certificate su misura sulle esigenze di uno specifico patrimonio. L'altra caratteristica che direi contraddistingue i certificate e li rende particolarmente interessanti in questo contesto è la trasparenza. Quindi il fatto di essere quotati in borsa in continuo, tutti i certificati di BNP sono o quotati sul segmento SEDEX di borsa italiana
o sul segmento CERTX di TLX, quindi diciamo una garanzia di prezzi in continua, trasparenza e possibilità di uscire quando c'è la necessità. Io prenderei la domanda che mi hanno fatto loro, faccio un po' un'eccezione, non la prendo dopo, la prendo subito perché ci aiuta un po' a inquadrare quello che sta dicendo. La domanda, ecco qui, gliela formulo così come è arrivata. È firmata, però non dico, come volete, facciamo che non dico chi la manda. Mi chiedete in sostanza qual è la quota ideale di certificates da mettere in portafoglio. Come si fa a rispondere alla domanda se non abbiamo, cioè si può rispondere anche se non si conosce l'orizzonte temporale, le regole base della... Allora, ricordiamo innanzitutto questa domanda mi dà la possibilità di ricordare un fattore importante. I certificate hanno il rischio controparte, quindi è l'equivalente di acquistare un'obbligazione. Questo fa sì che non è possibile mettere il 100% del proprio patrimonio in un portafoglio, sarebbe un rischio eccessivamente concentrato. Quindi io direi che una percentuale ragionevole può essere quella di un 15%, sicuramente non salirei sopra un 20-25%. Non più di 25? No, direi proprio di no. Secondo me un 15% di certificate all'interno di un portafoglio è una giusta proporzione. Ok, ritorno dopo da lei. Bandari, riprendiamo un po' il tema, cerco di parlare lentamente, ok? Riprendiamo un po' la sua domanda, la domanda che le ho fatto prima. Ci fa capire proprio come avviene la gestione in un momento di alta volatilità, come opera lei? Right, so I mean, the last few months have certainly been very volatile, and I think the next 12 months and 24 months are likely to be similarly volatile. So volatility is here to stay, if you like, and I'm happy to get into why we think that's the case later, if you would like. But I'd sort of say that, you know, in a world where there is a lot of volatility, I think multi-asset investing offers us something of a solution to volatility. And I think our global multi-asset income fund does this in two important ways. The first is the way you would with any multi-asset product. When you build a series of uncorrelated assets into a portfolio, you, if you like, you limit the volatility of that overall portfolio. The second way we've been taking advantage of this volatility is, as I said, you know, this fund, the Global Multi-Asset Income Fund, is a fund that has been specifically created for volatile markets. And because we sell these options and we take in the premia from the options, bear in mind these are fully covered options, so they're not, it's not a large vulnerability, and it serves you well in most market conditions. But you know, when volatility rises, the premium we take in from these options also rises. I think that's sort of, if you like, the way we've positioned ourselves in these volatile markets is borne out by performance. So last year, for example, our Global Multi-Asset Income Fund was up by just under 4%. And you know, that compares very favorably with you know, equities, which were down, global bonds, which were down, and certainly the likes of commodities and so on, which were down a whole lot. We've also, as we mentioned at the start, you know, taken advantage of market conditions at different times. So, for example, in December, you know, with the volatility we were seeing in U.S. high yield, and the sell-off we saw in European and U.S. high-yield bonds, if you like, we got a bit of contagion into Europe. Europe, to us, is a much better, stronger proposition for high yield. You know, it's a much better quality index. It's got pretty low maturity. It's got very little by way of the energy and the commodities that have really hurt U.S. high yield. So we took advantage of market conditions to build up our high yield, European high yield exposure in the fund. And then in January, we've again taken advantage of some of the weakness we've seen in equity markets to build up the equity part of this portfolio. C'è una domanda per lei. There's a question for you. It's too late. You have the translation.
È troppo tardi per scegliere il suo prodotto, la vostra strategia in questo momento, perché molto dipende dalla tempistica, come ha detto José Blanco prima, come ha detto la Gregorini, molte scelte dipendono dal tempo, quindi entrare in un momento così, che significa per voi? Okay. So she Is just it too late finished translating. to choose your strategy? Too late or not? Well, actually, I mean, I'd quite strongly disagree with the idea that there is a crucial timing aspect for investing. I mean, of course, timing matters, but I mean, we are long-term investment managers. I mean, you know, we're looking at 3 years and 5 years as our sort of investment horizon, and so really what we're aiming to achieve is a 5% income for you every year over that period. So, you know, and actually, I mean, when you say is now a bad time to invest, we've just distributed just under 6% income on this fund. And so far, you know, this fund has actually started the year reasonably well. So, I mean, I think we are medium-term investors here. We're not day traders or short-term investors. And so I don't think that the timing aspect should be a huge concern in investing in this fund. Okay, thank you. Io avevo detto concentro le loro domande tutte alla fine, però man mano che mi arrivano sono tentata di porle. Allora, se per voi ok, man mano ve le giro. Blanco, mi chiedono quanto dura la volatilità per voi? Ho scelto lei per rispondere a questa domanda. La volatilità attuale? Quanto durerà ancora? Ma sicuramente sarà un anno volatile, perché comunque ci sono una serie di aggiustamenti che automaticamente generano la volatilità di mercato. Quindi, diciamo, senza voler fare una previsione, mi siederei, mi goderei le opportunità cercando di evitare i rischi, perché quest'anno sarà volatile. Cosa vuol dire volatilità se la esprimiamo in percentuale non lo so, comunque movimenti dell'ordine di grandezza di 1 e più % su base quasi giornaliera sono prevedibili per una gran parte dell'anno 2016. Non finisce qui, perché noi giornalisti continuiamo a raccontarla, però il prezzo del petrolio, se si stabilizza, se alla fine la Russia incontra l'OPEC, decidono il taglio, quindi abbiamo un prezzo del petrolio stabile, se la Cina tutto sommato si ferma, la stabilità ritorna sui mercati, e soprattutto si guarda poi sempre a Mario Draghi, perché se Mario Draghi, come ha promesso a marzo, rafforza il quantitative easing, la volatilità dovrebbe fare un passo indietro. Stiamo raccontando fandonie noi giornalisti? No, però c'è un elemento naturalmente di dover intrattenere il lettore regolarmente, perché se si racconta sempre la stessa cosa, e questo mi porta a 2 considerazioni. La prima è, visto che comunque ci sono tutti questi elementi, è importante avere una linea, perché il rischio di farsi portare da quella che è la notizia del giorno, parlava del petrolio per esempio, il petrolio ha aspetti negativi, il prezzo basso del petrolio ha aspetti negativi e aspetti positivi. E quale è rilevante? Adesso ci concentriamo sugli aspetti negativi, la realtà è che non mi sembra chiaro, per cui avere una base sistematica, disciplinata di investimento aiuta, perché se no ogni volta quando... Sì, però loro lo devono spiegare ai risparmiatori, quando incontrano i clienti comunque devono... No, però penso che c'è un elemento, e per quello quando ne parlava lei, ne parlavo io, parlare di un concetto di, diciamo, core satellite, cioè se qualcuno vuole partecipare, vuole avere anche un po' di avventura nell'investimento, non lo farei con tutto il portafoglio, cercherei di avere qualcosa un po' più sistematico e poi riservare una parte per la discussione, perché se no quello che ci ritroviamo è a correre dietro l'altrobaleno e cercare di trovare il pentolone con l'oro, con il risultato che alla fine ci troviamo con un sacco di carbone. Quello che una strategia sistematica, come per esempio la nostra del fondo reddito, dà è una partecipazione sistematica ai mercati che intanto garantisce sul lungo, e garantisce non nel senso legale, che devo fare attenzione, però sul lungo la partecipazione a quelli che sono il compenso che il mercato paga per il rendimento, e in più permette di usare quelle che sono le opportunità per incrementare. Poi si può lasciare un po' per avere un po' più di gioco. Era un po' la domanda che volevo farle, quindi lasciando un po' da parte quello che ha chiesto il pubblico. Quella che è un po' la strategia, quelle che sono le caratteristiche della sua strategia per raccontarla quando loro poi devono spiegarla, cosa devono sapere? Beh, in primo luogo abbiamo una solida base fondamentale. Questo vuol dire che cominciamo con gli economisti che
ci danno uno scenario di cosa è probabile che succeda, cosa che magari non è probabilissimo, potrebbe succedere, e su questa base poi guardiamo quelle che sono le caratteristiche di mercato, per esempio nazionale, quali sono le evoluzioni dell'utili rispetto a quelli che sono i prezzi attuali, quella è la valutazione. Ci sono degli elementi più a breve, che sono diciamo più gli elementi di psicologia da una parte, quindi l'analisi tecnica, e dall'altra quelle che sono le evoluzioni economiche a brevissimo, tutti questi numeri che appaiono ogni venerdì negli Stati Uniti oppure di cui leggiamo, e questo ci aiuta un po' a calibrare il breve termine. E alla fine il risultato è semplicemente una collaborazione di vari fattori che messi insieme danno diciamo, una disciplina di base, che è quella che ci permette di sopravvivere sul lungo termine e allo stesso tempo anche di capire quelle che possono essere i pericoli e opportunità a breve termine. Questo naturalmente richiede un certo numero di persone, questo è una cosa per esempio che distingue noi da altre case. Un portafoglio non è mai il mio portafoglio, è il mio portafoglio nel senso che quando vado a parlare col cliente sono io che rappresento e ho la responsabilità, ma la realtà è che abbiamo nel nostro caso circa 300 persone a livello globale che ci stanno lavorando su questa strategia, quindi quando compriamo, quando vendiamo qualcosa, comunque c'è una base molto solida che fra l'altro, per esempio parlavo prima di questo portafoglio reddito, e in alcuni casi è anche locale, perché per esempio se abbiamo una soluzione che è disegnata più per un mercato specifico, preferiamo avere qualcuno che opera sul territorio, quindi in questo caso in Italia. Lei, Gregorini, l'ha un po' detto già nella domanda precedente, la riformula, ma quando c'è un momento così di alta volatilità ci sono più o meno opportunità con i certificates? Cioè la tentazione di andare sui certificates deve aumentare o... Allora, direi assolutamente di sì, nel senso che la volatilità è uno degli elementi che... Cioè lei associa il certificate alla volatilità? Alcuni certificate sì. Allora, diciamo, gli emittenti di certificate utilizzano, come dire, una serie di strumenti per andare a costruire appunto i certificate. I dividendi, quindi ricordiamo che i certificate non pagano dividendi perché gli emittenti li utilizzano per costruire, diciamo, queste strategie. L'altro elemento principale è proprio la volatilità, quindi in un momento di forte volatilità gli emittenti hanno la possibilità di costruire certificate con barriere estremamente profonde. Uno dei diciamo, certificate tipo per questo tipo di mercato sono i bonus cap certificate, la tipologia più comune in assoluto. Sono dei certificati che hanno delle barriere a 40-50%, quindi diciamo, proteggono da cali del mercato intorno al 40-50%, e offrono un rendimento, il bonus appunto, cappato, quindi con un rendimento massimo. Se la barriera di protezione non viene toccata in un determinato orizzonte temporale, ne esistono anche a breve termine, il certificato offre un determinato rendimento. Questi certificati vengono costruiti soprattutto grazie alla volatilità. Se voi ad esempio provate ad acquistare un bonus cap certificate e diciamo a parità di condizioni, quindi supponiamo che il mercato non si muova ma la volatilità scende, vedrete che il bonus cap si apprezza. Quindi diciamo sono proprio mercati, come dire, prodotti che in qualche modo vengono emessi anche grazie alla volatilità, assolutamente. Quindi Gregodini, la strategia che devono scegliere adesso qual è? Allora, la maggior parte delle domande che io ricevo allo stand è su recupero perdite pregresse, quindi la maggior parte dei promotori, la domanda che mi ha fatto è cosa faccio? Ho dei clienti con delle minusvalenze in portafoglio, cosa posso fare in questo momento? Siamo sicuri che il mercato ha smesso di diminuire? Allora, in questo contesto io consiglierei o dei bonus cap o degli Athena Certificate. In generale, diciamo, tutta la tipologia di certificate può essere adatta perché
Allora, innanzitutto perché dal punto di vista, diciamo, fiscale i certificate sono considerati redditi diversi e quindi se voi avete uno zainetto fiscale, magari perché dei clienti hanno delle perdite derivanti anche da azioni, è possibile compensarle con le plusvalenze derivanti dai certificate. Cosa che con altri prodotti di investimento non è possibile fare. E poi perché proprio per queste caratteristiche di cui vi parlavo, appunto, relative ad esempio ai bonus cap, è possibile comprare dei certificati che fanno guadagnare i mercati laterali con delle barriere di protezione molto profonde, quindi fare uscire un cliente, si chiamano strategie di equity substitution, cioè sostanzialmente si propone al cliente di uscire in questo momento dall'azione o dall'indice sottostante e contemporaneamente, se il cliente comunque continua a credere che ci sia possibilità di recupero, ci si tutela sostanzialmente, rinunciando ai dividendi naturalmente, e quindi diciamo si esce dal titolo o dall'indice e contestualmente si entra in un certificate con una protezione estremamente profonda, con protezioni anche del 40-50%, che però consentono diciamo, di guadagnare in caso di rimbalzo dell'azione o dell'indice. Bandari, ho un po' di domande per lei da loro, gliele pongo dopo, ma intanto la sua strategia, quella di cui ci ha parlato, che risultati sta dando in questo momento? Well, as I said earlier, oops, sorry, I heard a very strong feedback there. Okay. So yeah, so Performance of your our performance, strategy. our fund is Of your up about strategy. 4% last year. So far, last month, oops, We can. there we are. can show Okay, the so you can see slide with your our performance. performance there. So you know, I mean, and I think over the period when this fund has been in existence, it's achieved, you know, not roughly what equities have, but it's done so with much less volatility, which I think is also important. But if I may, you know, I think on this fund, there are a few things I think that are worth highlighting with what it offers. I mean, of course, it offers you a 5% level of income, but it also offers you, if you like, two other things. One is diversification, and second is if you compared this with equities, you'd see it also gives you less drawdown. So on the diversification, I mean, you're getting the diversification by investing in multi-asset, and we've talked about the stock selection positives. But you also get, if you like, the asset allocation positives. I mean, Columbia Threadneedle, out of our EMEA offices, you know, asset allocation is very central to what we do. It's almost half our assets under management, about 45 billion pounds. Of multi-asset strategies that we've been running for about 20 years. So you get both the sort of bottom-up benefits as well as the top-down. And then on the drawdown, I mean, if we did have the chart that showed you equities, you would be able to see that, you know, in periods, the maximum drawdown you probably had on global equities in the last year and a half is just over 14%. The maximum drawdown you would have had on this fund is 7%, so it's less than half the drawdown. And I think that's a function both of the diversification, but also a function of the option selling, which you know, gives you a cushion when markets are weak and or volatile. Ok. Blanco, mostriamo anche la performance del vostro portafoglio. L'anno scorso, il 2015, è stata molto, molto buona, anche perché chiaramente i mercati hanno dato questa possibilità. Devo anche ricordare che in particolare ha aiutato anche l'esposizione alla moneta, cioè la diversificazione internazionale, visto che l'euro si è anche deprezzato, in particolare rispetto al dollaro, ha aiutato parecchio. Sì. Ora, come dicevo, è un portafoglio che è direzionale, nel senso che ha una certa struttura di base su cui lavoriamo, quindi sostanzialmente quando i mercati correggono non è possibile completamente eliminare questo elemento. Quello che vediamo in questo primo mese è che comunque l'effetto di diversificazione, l'effetto comunque anche del fatto che il posizionamento è un posizionamento che funziona,
produce una riduzione del rischio molto significativo. Se guardo la storia lunga, anche comparando a quello che sono i nostri peer, quindi i prodotti alternativi, una delle cose che contraddistingue questo fondo è che ha avuto sistematicamente meno volatilità dei peer, del gruppo di paragone, questo nonostante che abbia avuto un rendimento leggermente superiore a quello che è il gruppo. Quindi una combinazione dovuta soprattutto non solo alla diversificazione ma anche alla sistematica con cui si lavora, quindi evitare di correre dietro il mercato, cercare di posizionarsi in modo un po' più fondamentale. Gregorini, chiedo anche a lei la stessa cosa e poi prendiamo un po' di domande e poi ritorno sui vostri prodotti. Sì, allora nel nostro caso non si può parlare di performance di portafoglio, però diciamo noi abbiamo un pochino guardato avanti. Io ho selezionato 2 certificate che secondo me sono interessanti in questo momento per chi vuole dare una protezione al portafoglio. Si tratta di 2 bonus protection, uno sull'indice italiano e uno sull'indice europeo, che hanno una barriera europea, quindi una barriera osservata solamente a scadenza, quindi estremamente protettiva, a valori veramente bassissimi. Allora, per il FTSE MIB parliamo di 12.896 punti, quindi diciamo un livello raggiunto nel 2012. Per l'Eurostoxx parliamo di 1754 punti, quindi un livello raggiunto nel 96, credo. Ecco, quindi diciamo questo tipo di certificate dà una protezione dai ribassi e contestualmente non dà un tetto al massimo rendimento. Quindi diciamo al rialzo dei mercati, quindi in caso di eventuale rimbalzo del FTSE MIB o nell'altro caso dell'Eurostoxx, consente di diciamo, guadagnare senza un tetto. In particolare quello sul FTSE MIB quota sconto, qui non c'è scritto ma sì, c'è il prezzo dell'altro giorno, oggi è ulteriormente sceso e quota intorno a 85, quindi diciamo anche se il FTSE dovesse rimanere stabile, comunque sia a scadenza, quindi a metà del 2018 rimborserebbe 100, se poi rimbalza si prende anche la crescita. Ecco. Io ho selezionato questi 2 certificate perché in questo momento, più che la ricerca di coupon, rendimenti alti, ricevo la richiesta di selezionare dei certificate con barriere a scadenza, barriere europee, barriere estremamente protettive e che però allo stesso tempo consentano di cogliere un eventuale rimbalzo dei mercati. Mi rendo conto che la gamma di certificate, questo è uno dei suoi vantaggi, ma anche uno svantaggio, è estremamente ampia e quindi diciamo, io invito tutti i promotori a guardarsi il nostro sito che si chiama prodottidibborsa.com, dove è possibile vedere un po' tutta la gamma dei certificate, eventualmente anche utilizzare la watchlist, che è un portafoglio virtuale dove tenere anche monitorati i certificate, ricevere degli alert in caso di pagamento di coupon, di avvicinamento delle barriere, quindi è un modo anche per essere aiutati, perché poi io mi rendo conto che, come dire, il promotore finanziario è anche proprio un imprenditore di se stesso. Un po' perché il panorama è molto variegato, l'offerta è tanta e perché è un prodotto che non si conosce a fondo come altri prodotti, questa è un po' la verità. Allora, io volevo prendere un po' di domande del pubblico, se per voi ok, se non volete aggiungermi qualche altro dettaglio, prendo le loro domande. Ok, allora Bandari, vediamo questa domanda. Mi dite, in un momento in cui i grandi eventi legati alla politica stravolgono il mondo, i punti di vista, dove il pubblico sta lasciando posto al privato, dove i mercati si contraggono in ogni segmento, dove le regole finanziarie hanno perso i normali iter, come si possono gestire negli asset proposti le ansie dei clienti? Come si conciliano, come si mettono insieme le preoccupazioni dei risparmiatori e le asset class, le scelte dei gestori? Well, I mean, I think you're quite right, whoever asked that question. I mean, È la domanda di tutti.
Tutti hanno questa domanda, glielo assicuro. There are certainly lots of concerns out there. Geopolitics being just one of them. You've got the Fed, you've got the China rebalancing, you've got a manufacturing recession globally. I mean, there are plenty of things to worry about, and there's no question about that. But it is almost precisely because you've got all of these things around and you want to limit the violence at which your assets move. So equities, for example, when you least need them to, they fall 40%, along with everything else. And so really I'd come back to what I started with, which is, I think, in markets where there are lots of challenges, there are serious benefits from diversification, from building a portfolio with different things that aren't correlated, that don't move in the same direction. I think this is also a strong environment for income strategies, because you can get the income when you select the securities carefully and then you diversify across your asset classes. So I think, in a way, I mean, these are the markets that really bring the multi-asset universe to the fore, because they limit your drawdown risk, they give you the performance, and they do so with less volatility than you would had you invested purely in equity markets. Devo dire che il messaggio era veramente ben scritto, poteva essere un attacco giornalistico, ve lo copio, che mi piaceva. Allora, un'altra domanda. Sono 3 domande sui certificates, gliele faccio subito dopo. Volevo però, Blanco, che mi rispondesse un po' anche lei a questa domanda che abbiamo appena risposto, quindi ansia e strategie. Beh, prima di tutto bisogna essere realisti. Cioè, rispetto al 2008 le ansie sono più alte o no? No, penso che, magari le ansie sono più alte, però la situazione è un po' diversa. Perché si conosce già quello che è successo nel 2008? No, perché la situazione è un po' diversa, nel senso che è difficile vedere una situazione che era relativamente realistica nel 2008, in cui si vedeva il sistema finanziario globale crollare, insomma. Questo non siamo neanche lì vicino, magari in Italia ci sono qualche specifici problemi, però anche in Italia siamo lontani da questa situazione. Però io penso che è importante essere realistici, perché se al cliente si promette il cielo, chiaramente a un certo punto ci sarà un problema. E ci sono due cose da tener conto, che senza prendere un po' di rischio non è possibile ottenere un rendimento. Tutto quello che è rendimento, direttamente o indirettamente, richiede una presa di rischio. E quindi questo rischio va calibrato. In secondo luogo è che la volatilità è il risultato di opinioni differenti dei partecipanti al mercato. Quindi volatilità non è unicamente un problema, crea opportunità. Come gestori attivi, se non ci fosse volatilità non avremmo speranza, perché appunto saremmo tutti belli d'accordo e quindi dovremmo andare passivi, non c'è molto da giocare. Quindi sostanzialmente quello che bisogna fare è avere in chiaro quelli che sono i target del cliente, il profilo, e poi investire in modo sistematico. Chiaramente ci sono delle situazioni in cui si può andare un po' a sinistra, un po' a destra, questo polo si può dimensionare, però è quello. E il secondo aspetto importante è quello di essere sicuri che si comunichi cosa si sta facendo. Il pericolo più forte a questo punto è quello di seguire il mercato, perché chiaramente quello che si fa è prendere e fissare le perdite per sempre. Quindi comunicazione, disciplina, consistenza e diversificazione sono, secondo me, gli elementi da veramente sottolineare in questa situazione. Allora, Gregorini, le chiedo di essere veloce perché abbiamo diverse domande, quindi se mi risponde proprio lampo su. Veniamo a questa domanda. Domanda da fondo di investimento. Le domande su nuovi prodotti finanziari per valorizzare il mercato dei certificati verdi, CO2 chiamati ETS, con ETF sostenibili, con un mercato di CDO e swap. In 2 minuti? Allora, stiamo lavorando su dei prodotti sostenibili. Sì. Abbiamo già lanciato un bond della World Bank sulla sostenibilità. Stiamo lavorando a delle altre novità. BNP Paribas è molto forte da questo punto di vista in Francia. Stiamo lavorando per.
Creare fondi che investono sui certificates, diversificando così il rischio emittente e le diverse strategie per goderne i vantaggi senza esporsi a rischi maggiori. Stiamo lavorando per. È un'ottima idea, suggeritelo ai signori. Ne esistono pochi, qualcuno sta cominciando a pensarci. Blanco, ma ci state pensando o no? Ma l'idea di per sé stesso non è malvagia, l'unica cosa è che i certificati, come fra l'altro è stato spiegato molto bene, rappresentano punti di vista strategici. Cioè io mi aspetto un mercato laterale, compro un certo tipo di certificato, eccetera. No? Quindi l'uno non sostituisce l'altro. Il fatto di avere un'opinione non viene eliminato, di dover avere un'opinione non viene eliminato dai certificati. Poi ci sono una questione di costi, quindi sostanzialmente si usano derivati, si usano anche certificati per certi tipi di attività. Il fatto di comprare tutti i certificati e metterli in un fondo non risolve il problema perché in un certo senso uno si annulla con l'altro alla fine. Bandari, vuole rispondere anche lei? Un fondo con i certificati? Yeah, I mean, I would agree with what the gentleman just said, actually. And, we tend not to really use certificates of deposit because of the cost side of things, and really tend to take our exposure either through funds or direct holdings, or where appropriate and where the fund allows it, through derivatives. Gregorini, ritenete che la combinazione certificato più put sul sottostante sia una strategia troppo onerosa? Allora, diciamo ci sono delle strategie abbastanza complesse, c'è qualcuno che affianca i certificati all'utilizzo di opzioni. Diciamo che personalmente non lo ritengo opportuno per un promotore finanziario, nel senso che piuttosto è meglio se un promotore finanziario viene dall'emittente, noi come dire, siamo veramente aperti a discuterne e confezioniamo noi un prodotto ad hoc che abbia già una protezione così come è desiderata. È più facile e più efficiente perché in fin dei conti i certificati, come abbiamo spiegato finora, sono già combinazioni di put, call, quindi diciamo tanto vale farla all'interno del certificato. Ci spiega i certificate recovery? Sono preparatissimi loro. Davvero? No, devo dire che, se posso fare un commento, ecco, rispetto agli altri anni vi faccio veramente i complimenti perché ho visto una preparazione davvero molto maggiore. Alcune reti hanno aperto ai certificate, in particolare un nome molto prestigioso come Banca Generali ha fatto una partnership con BNP di cui siamo onorati, quindi penso che questo sia parte della spiegazione, ma vedo che anche tanti promotori le cui reti magari istituzionalmente non offrono certificate si stanno davvero interessando e da questo punto di vista vi invito anche a contattarci perché noi facciamo tanta formazione, tanti incontri per i promotori. Arrivo alle strategie di recovery. Veloce perché ci sono altre domande. Stiamo lanciando, tra 3 settimane, lanciamo una gamma di certificate che si chiamano recovery e saranno diciamo emessi a sconto, quindi a 70-80, con barriere profonde europee, quindi a scadenza, rimborseranno 100 e avranno una leva 2. Quindi la logica, la strategia è proprio quello di consentire il recupero delle minusvalenze, abbinando anche il vantaggio fiscale di cui parlavamo prima. Ok, no, la interrompo così possono parlare anche loro. Paesi emergenti. Perché ci allontaniamo da un mercato che ci ha dato soddisfazioni? Non credete che in questo momento sarebbe bene ripartire?
Are there specific asset classes in emerging markets we're talking about, or just emerging markets overall? Just emerging markets overall. Well, I mean, we've been conservative on emerging markets, certainly emerging market equities, for some time, and the reason's really quite simple, honestly. I mean, from a sort of very big picture growth perspective, for the best part of the last 5 to 6 years, EM's been going that way, whereas developed markets have been stabilizing, so the growth hasn't been there. But perhaps even more importantly, there's been absolutely nothing by way of earnings in emerging markets for many years. I mean, you know, EM earnings have been on a sharp downward trajectory for the best part of 5 years. Now, you could say, are we at a point now? And of course, there was the China concerns, which, if you like, puts a bit of a dark cloud over emerging markets overall. Now, I think it's a perfectly valid question to say, sitting where we're sitting now, is there a case to turn more constructive on emerging markets? And my answer to that would be, well, perhaps there is a case growing, because when we're talking about emerging market equities, I think they really need 2 or 3 things to do well. The first is they need growth to stabilize. Typically, emerging market equities start to rise about 2 quarters before growth starts to rise. The consensus is for emerging market growth to start picking up in the next, or ready to start picking up or stabilize. So that would support a more neutral to constructive stance on EM equities. And the second is the dollar. You know, I think if the period of a strong dollar does take a little bit of a breather, or indeed stops, I mean, the dollar has moved a very long way in the last couple of years. I dare say that would be positive for emerging markets as well. But the most important thing is the earnings, which come from a combination of both of those. And, you know, earnings expectations at the moment are 6%. If we get them, I think emerging markets will look quite attractive, but they're not cheap, which is the challenge, right? I mean, people say emerging market equities look really cheap. No. They don't. You know, they don't in their own context. They don't versus developed markets. So it isn't a valuation story. It needs to be an earnings story. Grazie. Allora, io ho promesso che avrei rispettato i tempi. Ringrazio allora Maya Bandari, gestore Director Multi-Asset Allocation di Columbia Threadneedle. Ringrazio José Blanco, Managing Director di Credit Suisse International Wealth Management. E ringrazio Nevia Gregorini, responsabile dei prodotti quotati di BNP Paribas. E grazie ovviamente a voi per le vostre domande.